titolo di quel brano nasce da un fotogramma ed è il momento in cui Ciro per l'ultima volta saluta Attilio. Lui in un paio di volte nella prima puntata è stato chiamato l'immortale da Don Pietro. Forse in quel momento lui realizza di non essere più l'immortale ma semplicemente un condannato a vivere in quella condizione sociale. Cioè vivere non è una vittoria, ma è un protrarsi di una condizione di disagio. Insomma, siamo ancora in una terra di mezzo, per la quale non è che siamo i Pink Floyd, quindi che ne so, stiamo parlando di grandi movimenti economici, però in questa terra di mezzo secondo me la dinamica di essere tutti insieme sta dando i suoi frutti. Siamo un paese in cui se tu fai qualche cosa io spero che ti vada male fondamentalmente, no? Che è un po' il problema dell'Italia. Ci siamo ritrovati pure noi perché, che ne so, Roma era un sottobosco quando abbiamo iniziato di tante band che provavano a fare musica sperimentale. Abbiamo partecipato pure a comitati in cui si provava a fare un movimento tutti insieme per, no, dare possibilità di ascolto a più gruppi. Però questo che dici tu c'era, cioè c'era la sensazione che ci fossero persone che utilizzavano, che ne so, i sistemi per farci poi il tornaconto personale. C'hai solo i tuoi fratelli accanto. Solo su quei fratelli puoi contare. Perché quando la gente viene qua, che vi vuole menare per tutti i soldi che gli rubate, allora invece volete qua sotto, a parar per culo! La nostra musica a tante persone evoca paesaggi e difficilmente evoca situazioni metropolitane, anche ai VJ che hanno collaborato con noi, no? Comunque evochiamo qualche cosa che è quasi primitivo, primordiale. Quando c'è la distorsione è una distorsione che ricorda il vulcano che erutta piuttosto che la fabbrica che produce. Quando c'è qualche cosa che vola è più vicino al volo degli uccelli che non al motorino che va veloce in città, insomma, no? A volte ci siamo messi paura di quello che avevamo prodotto, no? Sì. Perché diciamo, cioè, comunque c'è tanto irrazionale pure sì, in quello, sì. E ci siamo spaventati sempre tra virgolette di pensare che una cosa così dissonante, una musica così tanto sperimentale potesse essere usata in un prodotto italiano. Un ragazzo che accende la televisione nelle generaliste piuttosto che anche in altre emittenti private trova un panorama musicale di un certo tipo ed è difficile che se rimani chiuso in quei 5-6 canali tu possa avere idea che esista tutt'altro. Più andiamo avanti più diventa complessa, quindi se c'è un prodotto di massa tante volte c'è il rischio che il controprodotto sia allo stesso modo un prodotto di massa. Il movimento reattivo è solo di rottura, quindi non porta contenuti di per sé ma porta dei controcontenuti. Oggi è questa la grande sfida, cioè trovare delle espressioni artistiche libere da un contesto culturale d'appartenenza.
concluso, diciamo, la fase di lettura, che un po' perché eravamo tutti appassionati da Ammanniti, no? sì. Avevamo letto tutti i libri di Ammanniti, quindi insomma avevamo già un'idea legata agli scenari, a quello che poteva essere l'ambientazione. Esistono le favole in questo senso, sì. Noi fondamentalmente sì, è stata una favola, perché da essere un gruppetto di periferia che suonava per se stessi e per pochi intimi che venivano a sentire le nostre follie live, siamo arrivati ad essere il gruppo che ha fatto la colonna sonora di un regista, insomma, che era un premio Oscar, quindi immaginati che salto, no? Scenario legato un po' agli anni 70, all'evoluzione pure di quella musica che poi è diventato il post-rock in qualche modo, no? Da Mogwai, Sigur Rós e cose di questo tipo. Abbiamo abbastanza facilità nel reinventarci, nel proporre idee anche completamente diverse, no? Però poi c'è una grande difficoltà nel prendere delle decisioni, nel perseguire una direzione con un vigore che magari è dato dal leader. Ci siamo resi conto nell'arco del tempo di essere abbastanza lenti rispetto alla maggior parte dei gruppi o del sistema economico occidentale. Credo che si possa individuare un leader, no, non c'è mai stato un cantante, qualche piccola sperimentazione, qualche piccola collaborazione, ma la natura è sempre stata strumentale. Per questo che raramente facciamo assoli. Ad esempio non ci sono assoli, ma non te viene, non te viene di fare assoli, perché la canzone ha senso se ogni strumento sta a servizio della canzone. Tante volte dall'esterno ci riconoscono come persone famose e a noi ci fa ridere, perché la maggior parte di noi abbiamo tutti il doppio lavoro e quindi, che ne so, fino alle 6 sei una persona che si fa il mazzo per arrivare a fine mese e dopo le 6 sei il musicista che produce arte per il cinema, arte internazionale. Siamo quasi. Quindi insomma è buffo, perché stacchi dal lavoro e poi diventi, no, una star.